Ad inizio film vediamo un ragazzo di nome Finn che sta cercando di dipingere qualcosa, ma la tela bianca di fronte a lui ci fa capire che è in un periodo di crisi creativa. Finn condivide la casa con la sua fidanzata Kelly e il suo migliore amico Jasper, ed oltre ad essere un artista, gestisce anche il complesso di appartamenti in cui vivono. Quel giorno Finn incrocia la guardia di sicurezza Joe e lo invita ad una festa che hanno organizzato il giorno dopo nel loro appartamento. Poco dopo, una telefonata del loro padrone di casa li informa che uno degli inquilini, il signor B, è in ritardo di 2 mesi con l'affitto. Kelly si reca nell'appartamento del signor B per parlare con lui, ma capisce velocemente che è da tanto tempo che non torna a casa. Preoccupata, decide di utilizzare le chiavi di riserva per entrare. Finn e Jasper poco dopo vengono raggiunti da Kelly, che chiede loro di seguirla nell'abitazione del signor B. Quando i tre entrano, si trovano di fronte a una parete interamente ricoperta di fotografie che ritraggono il salotto di casa loro. A quanto pare, il signor B li spiava da molto tempo, scattando loro delle foto attraverso la finestra del soggiorno. Quando Finn si volta, nota un'enorme macchina fotografica puntata direttamente verso la finestra del loro salotto. Estrae l'ultima fotografia scattata e nota il loro appendiabiti rovesciato. Nessuno dei ragazzi sembra ricordare l'episodio, ma per il momento non danno troppa importanza alla cosa. Più tardi li vediamo discutere di quello che hanno scoperto. Ad un tratto, Kelly urta accidentalmente l'appendiabiti facendolo cadere. Il gruppo confronta la scena con la fotografia e vedono che la corrispondenza è perfetta. Tornati nell'appartamento del signor B, in poco tempo capiscono che la macchina fotografica sembra catturare immagini di eventi che accadranno il giorno dopo. All'improvviso sentono la macchina fotografica emettere dei rumori e poco dopo scatta una nuova foto. Quando la guardano hanno la conferma di quanto ipotizzato prima. L'immagine infatti è del giorno seguente e li ritrae proprio durante la festa che avevano organizzato. Jasper si domanda per quale motivo il loro vicino di casa abbia inventato una macchina per vedere il futuro e l'abbia utilizzata solo per fotografare il loro appartamento. Kelly nel frattempo trova il diario del signor B e scopre qualcosa di inquietante. A quanto pare, grazie alla sua macchina, l'uomo aveva visto la propria morte e per questo motivo aveva deciso di sfidare la regola cardinale del tempo e della causalità. Mentre Finn esamina attentamente le ultime fotografie, nota un dettaglio curioso. Tutte le immagini sembrano essere state scattate esattamente alle 8 di sera. Tuttavia, molte di quelle appese presentano una luce diurna che non corrisponde a quell'orario. Cosa ancora più strana, alcuni spazi vuoti sulla parete indicano che diverse foto sono state rimosse. Intenzionati ad investigare ulteriormente, il gruppo si reca al deposito del signor B. Non appena aprono la porta, si trovano di fronte il corpo senza vita dell'uomo. Nonostante i vestiti siano perfettamente intatti, il suo volto è orribilmente bruciato e in via di decomposizione. Il gruppo non riesce a capire cosa gli possa essere accaduto, ma Jasper è convinto che quella sia la punizione per aver osato infrangere la regola di cui parlava nel suo diario. Tornati nel loro appartamento, Jasper propone di usare la macchina fotografica per fare un sacco di soldi attraverso le scommesse sportive. Finn è titubante, Kelly invece sembra essere interessata all'idea. Quella sera la festa si svolge come previsto. Mentre Jasper e Kelly passano il tempo a ballare e divertirsi, Finn si reca di nuovo nell'appartamento del signor B e alle 8 in punto scatta una foto con il suo telefono. Successivamente la confronta con la Polaroid del giorno precedente e ha la conferma che sono identiche in ogni dettaglio. Proprio in quel momento una nuova foto esce dalla macchina. Questa volta l'immagine li ritrae tutti e tre in posa, sorridenti verso l'obiettivo, e appeso alla finestra vede un foglio con i risultati di alcune gare del giorno successivo. Il giorno dopo, Finn ha ancora dei dubbi se sia giusto o meno utilizzare la macchina per piazzare le scommesse. Kelly però insiste che se non seguiranno ciò che la foto mostra, potrebbero infrangere la regola cardinale e fare la stessa fine del signor B. Nei giorni successivi, Kelly inizia ad annaffiare le piante del vicino e a ritirare i suoi giornali, nel tentativo di far credere che sia ancora in casa. Finn, vedendo il dipinto del giorno dopo, supera il proprio blocco creativo e Jasper, giorno dopo giorno, si assicura di appendere i risultati delle gare sulla finestra. In poco tempo il gruppo accumula una notevole quantità di denaro, riuscendo nel frattempo a coprire la scomparsa del signor B. Tuttavia, una settimana dopo, una nuova fotografia frena il loro entusiasmo. Lo scatto infatti ritrae Jasper e Kelly mentre si baciano appassionatamente sul divano, mentre Finn, rivolto dall'altra parte, continua a dipingere. Finn è profondamente turbato da quella foto, ma i tre non hanno altra scelta se non quella di rispettare la regola cardinale. Quella sera, quindi, mentre Finn dipinge, Jasper e Kelly si baciano. Il bacio, tuttavia, si protrae troppo a lungo, provocando una scenata di gelosia di Finn che, infastidito, esce di casa per andare nell'appartamento del signor B. Qui vede che la macchina ha già prodotto una nuova foto. Questa volta ritrae Ivan, l'allibratore di Jasper, seduto nel loro soggiorno.
Il gruppo è preoccupato perché a quanto pare Ivan è un criminale violento e senza scrupoli. Il giorno seguente Jasper è visibilmente nervoso e seduto sul divano aspetta con ansia l'arrivo del suo allibratore. Non appena Kelly e Finn escono di casa, Ivan si presenta puntualmente da lui. A quanto pare i recenti guadagni di Jasper lo hanno insospettito e ora vuole sapere chi sia il suo informatore. Jasper gli dice che anche se glielo dicesse non gli crederebbe mai e in qualche modo lo convince semplicemente a piazzare le sue stesse scommesse. Proprio in quel momento Kelly e Finn tornano con la foto del giorno successivo. Kelly è furiosa con Jasper perché mentre è distesa sul divano in posa per un dipinto di Finn, la sagoma di Jasper li spia attraverso la finestra. Ivan dà una rapida occhiata alla foto, ma trovandola di poca importanza, poco dopo se ne va. Il giorno dopo, Finn e Kelly si preparano per replicare la scena vista nella fotografia, ma allo scoccare delle 8, al posto di Jasper, vedono Ivan appostato fuori dalla finestra, scoprendo così che la sagoma in realtà era la sua. Ivan e il suo scagnozzo Marcus irrompono nell'appartamento, minacciando il gruppo di spiegargli il funzionamento della macchina. In seguito li costringe a continuare ad appendere i risultati delle scommesse, offrendogli solo un misero 5% sui guadagni. Nei giorni successivi, non avendo altra scelta se non quella di obbedire, il gruppo continua a fornire ad Ivan le informazioni sulle scommesse. Un giorno, tuttavia, Finn nota qualcosa di strano nella foto del giorno seguente. Sulla tela si vede un teschio realizzato in fretta e furia in uno stile diverso dal suo. Il gruppo intuisce quindi che il Finn del futuro sta cercando di avvertirli di qualcosa. Il giorno dopo, Jasper è visibilmente agitato e lo vediamo nascondere diverse armi in giro per la casa. Quella sera Finn incrocia Big Joe, che lo informa di aver appena trovato lavoro come agente di polizia. Mentre gli mostra il suo nuovo badge, Finn nota che Marcus è appostato lì vicino. Non appena ritorna a casa, racconta agli altri dell'accaduto e Jasper è preoccupato che Marcus possa aver frainteso quanto appena visto. L'indomani, Ivan e Marcus si presentano puntualmente all'appartamento per parlare di Big Joe. I tre provano semplicemente a dirgli la verità, spiegandogli che Big Joe è appena diventato un poliziotto, ma non sa assolutamente niente riguardo alle scommesse. Ivan tuttavia non crede alle loro parole e li invita a dirgli la verità minacciando di tagliare una mano a Kelly. All'improvviso Jasper afferma di aver visto la nuova foto e dice ad Ivan che il giorno dopo verrà assassinato da Marcus. La cosa sembra funzionare, il sospetto si insinua nella testa di Ivan, che decide di andare nell'appartamento del signor B per verificare di persona la fotografia. Rimasti da soli con Marcus, Jasper gli consiglia di spostarsi per non farsi sparare attraverso la finestra e approfitta del momento per pugnalarlo. Una volta tornato in casa, Ivan si trova di fronte al corpo senza vita di Marcus, ma prima di poter reagire, Jasper lo aggredisce con una mazza da baseball fino ad ucciderlo. I ragazzi nascondono i corpi nel deposito del signor B e Jasper, mostrando la nuova foto a Finn, dice che la prossima mossa sarà quella di riprendersi tutti i loro soldi. Quella sera Finn suggerisce di dividere il bottino e fuggire dal paese, ma gli altri due si oppongono fermamente all'idea, accecati dalla prospettiva di una ricchezza illimitata. Durante la notte vengono svegliati da qualcuno che bussa insistentemente alla porta. La dottoressa Heidecker, amica e collega del signor B, è preoccupata per la sua scomparsa. Jasper la informa che non vedono il loro vicino da mesi, ma la donna, notando il cappello del collega appeso lì a fianco, punta una pistola contro di loro, intimandoli a dire la verità. La dottoressa rivela loro che il signor B le aveva scritto una lettera prima di morire, informandola del successo della macchina fotografica. In allegato le aveva mandato anche una foto in cui si vede il loro soggiorno, con il cappello del signor B sullo sfondo e una macchia di sangue sulla finestra. Vedendo quella foto, il signor B aveva immaginato che la sua ora stesse per arrivare e per questo motivo si era rinchiuso nel suo deposito. Osservando la stanza, la dottoressa Heidecker capisce subito che il signor B non è morto per aver infranto la regola cardinale, ma molto più semplicemente, allungandosi sugli scaffali, aveva accidentalmente fatto cadere una potente sostanza chimica. Inoltre rivela loro che quella foto è del giorno dopo e scoprono quindi che la macchina, nonostante sia attualmente impostata sulle 24 ore, può catturare immagini su orizzonti temporali ben più ampi. Ritenendo la dottoressa un testimone scomodo, Jasper, senza esitazione, la uccide con la pistola di Ivan. Nascosto il corpo nel deposito, tornano al loro appartamento dove aggiornano Kelly su quanto accaduto. Quella sera alle 20, Jasper scatta la foto con la pila di denaro, mentre Kelly va a sbirciare l'immagine del giorno seguente. Quando Finn più tardi li raggiunge, trova Jasper e Kelly sconvolti per quanto appreso dalla foto del giorno dopo. Nell'immagine si vedono i due in un momento di intimità, mentre Finn dorme ignaro sul divano.
Rimasti soli, Finn mostra a Jasper un anello di fidanzamento che aveva comprato per Kelly molto tempo prima. Mentre parla dandogli le spalle, Jasper ne approfitta per colpirlo violentemente alla testa, facendolo svenire. Successivamente lo lega e lo trascina nel deposito a far compagnia al signor B. Jasper è ossessionato dall'idea di far avverare ciò che la macchina fotografica mostra, costi quel che costi. Torna quindi nell'appartamento per aspettare le 8 di sera del giorno dopo. La mattina seguente Finn si sveglia nel deposito e grazie all'aiuto di un accendino brucia le corde che lo tenevano legato. Successivamente prende le chiavi dalle tasche del signor B e fugge dal deposito. E recuperato un secchio, vediamo che inizia a riempirlo con dell'acqua. Una volta dentro l'appartamento del vicino, chiama Jasper minacciandolo di rovesciare l'acqua sulla macchina fotografica. Finn vuole che Jasper lasci andare sia lui che Kelly e gli ordina di dare il telefono alla ragazza. E dice a Kelly di frugare nella tasca di Jasper, dove trova l'anello che le aveva comprato mesi prima. Successivamente Kelly si fa dare la pistola e poco dopo apre la porta a Finn che le dice di andare a fare i bagagli il più velocemente possibile. Non appena la ragazza esce dalla stanza, Jasper si scaglia su Finn servendosi di una delle mazze che aveva nascosto. Tuttavia, poco prima di dargli il colpo finale, viene ucciso da Kelly che lo colpisce alle spalle. Dopo aver aiutato Finn a sedersi sul divano, gli fa vedere che la foto in cui lei e Jasper amoreggiavano mentre lui dormiva è cambiata. Finn è sollevato dalla cosa e mentre Kelly si dirige in cucina a prendergli del ghiaccio, si rimette davanti alla tela per preparare il prossimo dipinto. Ad un tratto gli viene un sospetto e quando va in cucina per discuterne con Kelly la vede richiudere frettolosamente un cassetto. Finn percepisce qualcosa di strano nel suo comportamento e dopo essersi disteso per qualche istante a letto, un presentimento lo spinge a tornare indietro. In salotto trova Kelly che sta posando di fronte alla macchina fotografica con 2 fogli appesi alla finestra. Essendo appena le 8 del mattino, Finn è sorpreso nel vedere la macchina scattare una foto, in quanto fino a quel momento aveva creduto che la macchina fotografica scattasse solo alle 8 di sera. Successivamente si reca in cucina e trova delle foto nel cassetto in cui la ragazza stava rovistando poco prima. A questo punto Kelly si decide finalmente a dire la verità. Prima degli eventi narrati nel film, Finn e Kelly stavano attraversando un periodo difficile nella loro relazione. Finn si era fatto distante e Kelly, non sentendosi più amata, aveva iniziato una relazione segreta con Jasper. Quello che ignoravano era che la macchina del signor B aveva immortalato i loro momenti di intimità per tutto il tempo. Quando Kelly era entrata per la prima volta nell'appartamento del signor B, aveva notato anche gli scatti che la ritraevano nei momenti intimi con Jasper e per tenere la cosa nascosta aveva rimosso tutte le foto compromettenti. Kelly aveva anche intuito che la macchina era programmata per scattare foto alle 8 del mattino e alle 8 di sera, ma aveva tenuto segreta la parte delle 8 del mattino, in quanto l'ultima foto scattata le dava istruzioni di nascondere le foto diurne dell'ultima settimana. In questo modo poteva mandare messaggi a se stessa senza che lui e Jasper lo sapessero. Questi messaggi avevano principalmente lo scopo di aiutarla a riavvicinare Finn. Kelly gli fa vedere che una mattina aveva ricevuto la foto delle 8 con la scritta "Bacia Jasper a lungo". Così, quando erano arrivate le 8 di sera, aveva seguito quell'istruzione, prolungando il bacio intenzionalmente. La sua ricompensa era stata la gelosia di Finn. Tutto ciò che desiderava era che lui lottasse per la loro relazione. Il giorno precedente, Kelly aveva già ricevuto un messaggio alle 8 del mattino che le ordinava di scambiare le foto del giorno con quella di lei e Jasper sul divano, e lei aveva seguito le istruzioni. Lo scopo era quello di ingelosire Finn, e il piano si era rivelato efficace. Quel giorno lui aveva lottato per la loro relazione più di quanto lei avesse mai visto prima. Le parole di Kelly, tuttavia, non vengono accolte positivamente da Finn, che dopo aver gettato via l'anello le dice di voler distruggere la macchina una volta per tutte. Kelly lo supplica di non farlo, in quanto la macchina può aiutarli a sistemare le cose. Finn però ormai è convinto e Kelly, non appena il ragazzo le volta le spalle, afferra la pistola e lo uccide. L'atto crea gli schizzi di sangue alla finestra, proprio come nella foto della dottoressa Heidegger. Nella scena successiva vediamo Kelly appendere un messaggio con la scritta "Non farti vedere alla finestra", in modo da inviare un avvertimento a se stessa 24 ore prima. Tuttavia, mentre aspetta che la macchina scatti la foto, Big Joe, ora poliziotto, si presenta lì di fronte chiedendole di aprire la porta. Joe, trovando i cadaveri di Jasper e Finn, è costretto ad arrestare Kelly. La ragazza si lascia condurre via senza opporre alcuna resistenza, fiduciosa che non appena la sua sé passata vedrà il messaggio, la linea temporale si resetterà. Proprio in quel momento, però, il foglio che aveva appeso cade dalla finestra. Kelly cerca di correre indietro per riattaccare il messaggio, ma prima che riesca a farlo, Joe la trascina via con la forza. Prima dei titoli di coda, vediamo che la macchina scatta una nuova foto.